Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere delle informazioni in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare la vostra settimana, quindi le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare e vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la carta della montagna. All'inizio potrebbe muoversi tutto in un modo molto più lento, rallentato, a causa di ritardi, di un blocco. Il ritardo potrebbe essere vostro, nel senso che a volte possiamo essere in ritardo su alcune cose nelle nostre varie faccende. Può essere causato da altri o da situazioni esterne e quindi esserci un ostacolo, un blocco così che dobbiamo appunto superarlo, oppure un qualcosa che procede in modo molto pesante, molto lento e quindi inevitabilmente ci va ad appesantire. Però dopo un inizio così, vediamo già nel corso della settimana i gigli che al contrario poi ci portano soddisfazione e realizzazione, anche un nuovo equilibrio, quindi maggior pace e serenità, forse anche l'opportunità di migliorare subito alcuni aspetti sia del passato, nel senso di cose che già ci portiamo dietro da un po' di tempo, oppure addirittura riusciamo finalmente a dar frutto e quindi portare soddisfazione e tranquillità in quelle situazioni che possono nascere proprio all'inizio della settimana. Un'altra indicazione arriva dal diario. Può anche darsi che alcune circostanze vi diano la possibilità di vedere meglio alcune cose, o sotto una luce diversa o comunque di studiarle, di valutarle, di comprenderle meglio. Magari avete bisogno di nuove informazioni o di studiare attentamente qualcosa che state vivendo a livello lavorativo, poi soprattutto se volete fare degli investimenti, oppure magari ci sono delle cose che volete studiare particolarmente. Magari possono essere energie adatte per chi vuole ampliare le proprie conoscenze. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E questi sono proprio principali, anche un po' quelli di aria, pochetto, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore e relazioni. Amore e coppia single, per quanto riguarda le relazioni, magari alcune cose possono anche riferirsi alle amicizie o alla famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare non solo proprio riguardo alla vita sentimentale amorosa. Troviamo questo bellissimo girasole, magari nonostante qualche complicazione sapere già come affrontarla, come gestirla. All'inizio soprattutto splende questo sole perché avete chiarezza e sapete di poter contare sulla fedeltà, sulla sincerità e fiducia a livello reciproco, quindi basi necessarie per qualsiasi cosa. Abbiamo anche il desiderio appagato e soddisfatto della carta dell'Iris. A pagamento sì, non vuol dire che c'è stabilità e c'è sicurezza. Porta anche delle belle situazioni di coccole, di cure, di attenzioni che a volte ci stanno anche bene per migliorare alcuni aspetti abbastanza delicati e complessi, quindi consiglia
proprio un atteggiamento molto più attento, molto più presente. Per i single può arrivare qualche messaggio, qualche occasione in senso lato un po' per tutti quanti, delle belle occasioni di gioia, di festeggiamento, l'abbiamo visto anche dalla presenza dei gigli, eventi felici, sì, è vero, qualcuno potrebbe festeggiare qualcosa, o a volte non c'è neanche bisogno di un motivo ben specifico per festeggiare, magari concedersi, qualche coccola, nel senso, un'uscita, una cena, organizzarsi una gita, un weekend, quindi do varie informazioni. E, non solo, quindi fase di miglioramento per le situazioni più complesse, per i single, come vi dicevo, spunta fuori un qualcosa che mi lascia pensare sul fatto, di una novità che potrebbe essere, interessante, e quindi un'occasione di uscita o di, festeggiamento di un qualcosa per conto vostro, magari con le vostre amicizie, può darvi, una nuova conoscenza e quindi un possibile, nuovo inizio, o di, diciamo, un'amicizia veramente bella, veramente positiva, o comunque una conoscenza che può svilupparsi poi, successivamente in qualcosa di più importante. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro, delle finanze, cose anche magari legate al denaro. Abbiamo la carta domestico. Sempre particolare quando esce, perché in genere ci parla di situazione che tutto sommato è tranquilla. A volte può essere un po' troppo tranquilla, sfiorare, il piatto e quindi ferma, oppure, magari ci sono alcune cose che, ci si sta impegnando con cura, con dedizione, quindi sapete di doverle portare avanti, e poi, essendoci anche la carta della matrice, a maggior ragione fa capire l'impegno e la dedizione per il vostro lavoro, per quello che state facendo, nonostante magari ci può essere qualcosa, che non va, ma sapete come affrontarlo. Può sbocciare anche, una nuova passione, in ambito lavorativo, può essere, sì, sì, magari se siete single potrebbe esserci una conoscenza proprio in questo ambito qui, però al di là di questo, la passione potrebbe essere legata anche a una nuova idea, a una nuova opportunità, sia per quello che già fate, sia anche da integrare al vostro lavoro, magari nella musica, nell'arte, o nello sport, eccetera. Quindi varie possibilità di questo tipo. Magari non proprio avere la possibilità di farlo subito, però forse state pensando, state valutando di mettervi in moto successivamente. E a proposito di nuova passione, nuove opportunità, può scattare qualcosa anche per chi è alla ricerca. Vediamo delle cose abbastanza positive, visto che anche il diario in un certo senso si riferisce alla ricerca, allo studio, quindi sia ampliare le proprie conoscenze. Volete, per esempio, quella nuova passione, nuova opportunità essere legata a uno stage, oppure, a uno studio ulteriore che vi può aiutare nella vostra carriera, oppure anche magari, contattare, insomma, delle persone che vi possono, aiutare a capire meglio. Ad esempio, per alcuni può trattarsi anche di nuovi investimenti, di valutarli, o di un nuovo lavoro, una nuova ricerca, quindi addirittura andare a cambiare quello che state facendo. Quindi c'è quella fase di studio, di valutazione, che può lasciare un po' tutto in sospeso, però secondo me è proprio utile per aiutarvi ad impostare adesso e quindi pianificare i prossimi passi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!